Dopo il 2007 sono ritornato per il mio terzo e ultimo tour of duty in Afghanistan, questa volta da comandante di reggimento. Comandavo il primo reggimento Antares e in Afghanistan l'unità si chiamava Aviation Battalion nel Regional Command West a Herat. La missione era caratterizzata, era evoluta, diciamo, dal punto di vista cinetico nel tempo. Dal 2005 a Kabul c'era molto meno attrito con, diciamo, i gruppi insurgent, come li chiamavano gli americani. Mano a mano nel tempo gli attacchi alla coalizione si facevano più pressanti e più numerosi, e soprattutto l'area di responsabilità diventava sempre più calda per una serie di fattori sia esogeni che endogeni. E infatti anche la componente Aves dal 2007, io quando andai via nel 2007 erano appena arrivati i 129, gli elicotteri d'attacco, i Mangusta, che da allora in poi furono sempre quotidianamente impiegati per azioni di risoluzione di truppe in contact o QRA, QRF, quindi Quick Reaction Alert, Quick Reaction Force. Il Mangusta era preziosissimo perché era un supporto di fuoco aderente alla manovra terrestre che garantiva la risoluzione del conflitto locale, perché il talebano sapeva che contro il Mangusta si assumeva troppi rischi, per cui normalmente se facevano un'imboscata alle colonne terrestri e li tenevano sotto tiro, appena sentivano il rumore del Mangusta scappavano, perché ovviamente erano in pericolo. E quindi nel 2012, oltre ad avere il Mangusta, oltre ad avere 6 AB205 e 6 CH47, i Mangusta erano 10, introdussi per la prima volta in teatro operativo nel mondo, quindi un teatro ad alta intensità, chiamiamola ad alta intensità, però insomma non era un teatro, non era proprio una missione di aiuti umanitari. Arrivò anche l'NH90 che noi avevamo acquisito, e grazie al lavoro di un collega che era alla sezione sperimentale, l'ufficio sperimentale dell'aviazione dell'esercito, riuscì a confezionarlo, diciamo a metterlo a punto per poterlo impiegare anche in Afghanistan. E arrivarono anche questi 5 NH90 completi di equipaggio, e insieme alla componente aeromobile avevo una compagnia di Quick Reaction Force di fanti aeromobili del 66esimo. Posso dire di aver avuto il privilegio di comandare la più grossa formazione aerea che l'Italia ha spiegato all'estero dal dopoguerra in poi. Avevamo 27 elicotteri sulla base di Herat, che dovevano essere manutenuti, dovevano essere volati, e noi garantivamo la QRF con notice to move di 15 minuti a tutto il Regional Command West, sia la QRF che la Medevac di emergenza nazionale. Avevamo anche un forward Medevac team, un'altra invenzione del nostro grande comandante Stefanini, che qualcuno si ricorderà, che fu quella appunto di immaginare il fatto che la Medevac di teatro, la Medical Evacuation, che normalmente era garantita dagli americani, aveva come principio di impiego la Golden Hour, che significa la possibilità di stabilizzare il ferito e trasportarlo al primo posto dove poter trovare un chirurgo che operasse entro un'ora. Quindi era l'ora d'oro che garantiva una percentuale di sopravvivenza superiore a quella normale. Quindi questa Golden Hour però era assicurata dalla Medevac di teatro in alcune bolle, quindi non era, perché ovviamente il teatro afghano era enorme, quindi non si riusciva a coprire esattamente tutto. E allora l'idea dell'aviazione dell'esercito fu quella di creare questa Forward Medevac Team,
quindi un medico soccorritore più 2 soccorritori dotati di una barella di stabilizzazione come ha il 118 adesso normalmente, che consentiva di estendere questa golden hour quando dovevamo fare azioni a supporto delle forze terrestri fuori da appunto la bolla garantita dagli americani. E questo è un assetto prezioso perché i fanti aeromobili che avevamo a bordo vedevano che comunque avevano la possibilità in caso di necessità di avere un supporto medico a portata di mano immediatamente che gli garantiva di arrivare in tempo e stabilizzati al primo centro di controllo. E quindi là introducemmo l'NH90 che ebbe delle prestazioni diciamo accettabili, anche se diciamo i primi tempi gli atterraggi in burnout generavano un calo di prestazioni delle turbine perché si vetrificava la camera di combustione, quindi diminuiva alcune percentuali e c'era un calo di prestazione dei motori, nonostante avessero separatori di particelle, eccetera. Però anche là fummo aderenti alle necessità di RCVS, perché, ripeto, in quei periodi c'era tutta una serie di attività concomitanti da parte sia dell'operazione Enduring Freedom, sia dell'ANA, l'Afghan National Army, e quindi diciamo le situazioni di contatto erano frequenti, nonché poco simpatiche, mettiamola così. E quindi continuiamo a operare fino a io poi ebbi il cambio dal collega a fine settembre 2012 e ripiegammo con la bandiera del glorioso primo reggimento Antares a Viterbo, siamo ritornati alla base, tutti in posizione verticale, fortunatamente. A conclusione, giusto per chiudere il mio profilo, io ho fatto il primo corso di volo a Frosinone al 72esimo Stormo, che adesso si è trasferito qua a Viterbo, sull'NH500, una macchina meravigliosa, bellissima, maneggevolissima, tant'è vero che arrivati a Viterbo per la transizione di specialità e per l'acquisizione del brevetto di pilota osservatore dell'esercito, fu uno shock per tutti perché dalla maneggevolezza e dalla controllabilità dell'NH500 si è passati a un cavallo imbizzarrito che era il 206, specialmente senza stabilizzazione. Quello fu uno shock, ricordo. Poi da là ho volato a Rimini sempre col 206 e dal 206 sono passato direttamente sul CH, poi dal CH ho fatto anche il passaggio sull'NH90, poi da civile, perché adesso continuo a divertirmi in ambiente civile, ho convertito una vecchia licenza EASA con un passaggio sul Robinson 22, che passare dal CH47 al Robinson 22 è un altro shock di notevoli dimensioni, ma devo dire che il Robinson è fatto veramente bene ed è perfetto per le scuole di volo, quindi dopo l'abilitazione su Robinson 22, che mi ha concesso la possibilità di rinnovare la licenza EASA, ho preso il type rating sulla Gussa 109 Power, che è un'altra macchina meravigliosa, tutta italiana, molto performante, molto veloce, è veramente un bel elicottero. E mi pregio ancora, secondo me non mi hanno ancora superato, che ho il record delle missioni di volo volate in Afghanistan. Ho fatto circa 500 missioni di volo reali, che teoricamente vengono registrate sui voli di guerra, e quello è stato divertente, rischioso, preoccupante, emozionante, però era dal mio punto di vista necessario, perché devi immaginarti che all'epoca ancora non avevamo sistemi di blue tracking per gli elicotteri, per cui quando lanciavi qualsiasi tipo di missione fuori dall'aeroporto non avevi più contatto positivo con gli elicotteri. Allora, poiché ero il comandante, ho detto
me le volo tutte io, almeno so che succede sul punto, e quindi ero praticamente sempre sul pezzo perché lo ritenevo necessario sia per poter controllare da vicino quello che accadeva, sia perché lo ritenevo giusto. E quindi sì, ogni tanto qualcuno mi chiede com'è la carriera militare, com'è fare il pilota. Non è sempre tutto oro quello che luccica, sicuramente. Non saprei che dire a un giovane diciottenne che forse non ha proprio le idee chiarissime su cosa fare della carriera militare. Sicuramente posso dire che se vuole fare qualcosa la deve fare bene dall'inizio, da subito, impegnandosi dal primo momento per raggiungere i propri obiettivi, perché poi altrimenti sì, si matura magari col tempo, si matura con la calma, con un po' più in là negli anni, però se uno ha degli obiettivi chiari e si impegna da subito, allora li raggiungerà. Quindi a prescindere da quale specialità e da quale forza armata, l'ambiente militare è peculiare, è qualcosa che, soprattutto per chi lo fa per scelta professionale di carriera e non perché magari si è trovato coinvolto, perché magari ha fatto la rafferma o qualcos'altro, è una vita dedicata al servizio del paese, che spesso ti porta a dover sacrificare affetti e famiglia perché hai un compito superiore, perché c'è poco da fare, ci sono delle situazioni che prevedono che tu debba essere al servizio del paese e quindi devi tenere bene a mente prima di fare questa scelta che non puoi dire vabbè ma io oggi non mi va o io oggi non c'ho voglia o io oggi c'ho un'altra cosa. Se oggi il paese ha bisogno di fare qualcosa bisogna essere disponibili perché è quello per cui il paese conta su di noi e se uno ha un minimo di coscienza con se stesso, un minimo di rispetto per le proprie scelte, deve essere coerente, quindi deve essere determinato sempre, c'è poco margine alla rilassatezza, mettiamola così. Quindi questa è una considerazione da fare che mi sento di trasmettere. Per il resto incontrerete bellissime persone, anche cattivi maestri, però il bilancio è positivo, io ho fatto 38 anni di carriera e confrontandomi adesso col mondo civile sicuramente c'è un afflato morale che altri ambienti non possono garantire. Bocca al lupo.